Oggi parleremo del fattore del crop, oppure meglio conosciuti di factory crop. Questa parolina si sente dire in continuazione su YouTube e soprattutto perché è un argomento che riguarda i filmmaker e videomaker, quindi lo troverete per tutto il comparto che riguarda il fare video. Oggi mi spiego insomma cosa è questo factory crop. È importantissimo per tutti i videomaker, quindi anche chi per esempio fa video con il proprio smartphone. Cos'è in parole semplici? Ovviamente non mi addentro perché poi diventerebbe troppo complicato perché, quello che riguarda il mondo del video, di fare video soprattutto con cineprese, macchine, fotografiche, camere professionali, quindi non, per dire anche quelle degli smartphone che, fra virgolette, "paragonate" fanno solo ridere. Quindi, si parla tutto di un comparto però molto più professionale. Quindi vi stavo dicendo, non mi addentro nelle in tutti questi tecnicismi perché ovviamente non sono un videomaker di professione, ma soltanto un amatore, quindi che fa video da moltissimi anni, però, proprio detto in parole semplici vi faccio capire che cosa è, in modo che così voi potete stare anche attenti a questo factory crop. In sostanza praticamente, è tutto legato al sensore della nostra fotocamera, quindi per meglio dire, quindi parlerò sempre di fotocamere, abbiamo detto professionali o anche insomma quelle medie, economiche, insomma, comunque si parla di sensore. Quindi cos'è il sensore? Il sensore non è altro che proprio quel rettangolino, che noi andiamo a trovare proprio, prima ovviamente del nostro obiettivo, della nostra fotocamera. Anche i smartphone hanno questi sensori dove prendono la luce, dove entra la luce quando noi andiamo a fare un video o una foto. Quindi avendo capito già che cos'è il sensore, ma casomai vi lascio qualche immagine con la frecciatina che vi fa capire proprio cosa sia il sensore, dobbiamo, per far capire bene, ovviamente per forza di cose, dividere le 2 cose in 2 categorie diverse. Abbiamo il sensore per quanto riguarda le camere full frame, vengono chiamate, e il sensore per quanto riguardano le camere APS-C. Ora, c'è una netta differenza fra le 2 fotocamere. Ovviamente già sicuramente molti di voi diranno: "Sono migliori le full frame". Sì, per certi versi, per altri versi sono migliori le APS-C. Dipende sempre, in tutto nella vita, cosa dobbiamo andare a fare. E alla fine come gli antivirus, è meglio un antivirus gratuito, è meglio un antivirus a pagamento, dipende quello che dobbiamo andare a fare. Se vogliamo una protezione maggiore perché però facciamo lavori più seri, magari andiamo su un internet security su un 360, ma se a noi occorre una protezione basilare, non spendiamo nemmeno soldi e ci accontentiamo di un antivirus gratuito. Ringraziamo sempre l'azienda che fanno antivirus gratuiti. Lo stesso è per le fotocamere, dipende da quello che andiamo a fare. Però la differenza, insomma, una delle differenze, perché poi ne hanno parecchie, una delle differenze fra una camera full frame e una camera invece APS-C sta proprio nel sensore, anche nel prezzo, anche nella profondità. Tanti fattori fanno la differenza fra le 2 camere, però per lo più, in sostanza, è proprio nel sensore. Il sensore di una full frame, stessa parola lo dice, per frame noi indichiamo proprio il massimo rettangolo che noi possiamo andare a riprendere. Per esempio, se noi facciamo una inquadratura a 4K, la full frame, come dice la stessa parola, prende tutto lo schermo, quindi senza nemmeno un pochettino di taglio. Ecco, cosa che non fa invece la camera con sensore APS-C. La camera con sensore APS-C purtroppo fa questo piccolo taglio, quindi questo piccolo taglio e quindi da sopra a sotto e anche da destra a sinistra, che cosa fa? Rimpicciolisce praticamente la nostra inquadratura. Ecco, questo è semplicemente chiamato factory crop oppure fattore del crop in italiano, che non è quasi mai detto in italiano perché proprio è in inglese molto conosciuto. Quindi non è altro che un taglio che viene fatto perché proprio il sensore non riesce ad allargarsi tutto, ad aprirsi bene. Detto sempre in parole povere, quindi non me ne vogliono i videomaker che invece lo fanno di mestiere. Quindi, per farvelo capire ancora meglio, se noi con una stessa fotocamera non può essere mai, perché è in base alla fotocamera, quindi se noi intanto prendiamo una fotocamera per dire Sony, mi viene in mente Sony, che sia, full frame, un'altra fotocamera che sia invece APS-C, per esempio mi viene in mente, di fare, il paragone fra 2 famosissime camere cinema, quindi una FX3 full frame e per esempio una FX30 che invece è APS-C. Stessa fotocamera, quindi di stessa marca, ovviamente
a distanza per esempio dall'oggetto, noi che vi posso dire, devo prendere io ecco qua, c'ho una pietra, io questa pietra la posiziono magari a questa distanza, la devo riprendere con la stessa fotocamera, quindi con la FX3 full frame e accanto la sempre Sony FX30, prende questa camera, ovviamente riprendendola con una full frame, quindi con un sensore che non ha crop, io la riprendo così per com'è a distanza precisa. Se invece io faccio la stessa inquadratura con la stessa distanza, precisa, identiche, stessi obiettivi, ovviamente questa pietra verrà inquadrata molto più da vicino con la APS-C, quindi con un sensore che ha il crop factory. Questo perché? Perché praticamente è come se noi, avessimo fatto già con la fotocamera APS-C, quindi con un sensore croppato, lo zoom. Quindi praticamente le immagini video verranno molto più ripresi da vicino. Quindi questa in sostanza è la differenza, che più si può vedere in un sensore croppato, quindi, tutte insomma le APS-C hanno ovviamente dei sensori croppati. Vi voglio un pochettino non dilungare, ma voglio aggiungere quest'altra cosa che ovviamente, insomma già avete capito il significato di crop cos'è, quindi potete anche interrompere il video. Per andare un pochettino più avanti ed essere più chiari, attenzione se dovete acquistare delle videocamere, delle camere, perché praticamente, anche gli obiettivi hanno ovviamente dei crop, soprattutto se si gira a 4K, a 60 frame per secondo. Quindi magari se noi su una full frame andiamo a mettere un obiettivo che croppa a quella, risoluzione, quindi 4K a 60 frame, o se c'è qualche altra fotocamera che arriva anche a 120 frame, ovviamente ci sarà più o meno crop, che su una fotocamera, su una camera che è full frame, diciamo è ridicolo il crop che può, avere un obiettivo che abbia il crop stesso, perché stiamo partendo da una fotocamera, da una videocamera che di suo non ha crop, è full frame, quindi riempie totalmente lo schermo. Ma attenzione, se quello stesso obiettivo che noi prendiamo, per esempio, un 30 millimetri, un 55, un 50, un 70 millimetri, lo togliamo dalla, full frame e lo inseriamo nell'APS-C come camera, che già di suo vi ricordo che è croppata, quindi che ha questo taglio, che le immagini si vedono molto più da vicino come se stessimo zoomando, e mettiamo un un obiettivo, sarà ancora peggio il crop, quindi praticamente quell'obiettivo non sarà mai preciso identico alla sua reale natura. Quindi se per esempio voi comprate un 35 millimetri, lo inserite su un sensore croppato, non sarà mai un 35 millimetri, ma per fare il calcolo, lo potete fare benissimo anche su internet, si deve moltiplicare per il factory crop appunto di quella fotocamera. Non mi ricordo bene, Sony mi pare che dovrebbe essere intorno all'1,52, 1,55, ora direi una fesseria, lo potete controllare voi su internet. Quindi quel 35 lo dovete moltiplicare per 1,52, 1,55, quello che sia, e lì avete la reale focale praticamente della vostra, fotocamera. Quindi non acquistate così per come sono, fatevi sempre il calcolo, perché in questo caso per evitare un pochettino il crop o dovete andare molto indietro, praticamente di millimetri, quindi andando ad acquistare delle lenti veramente, con pochissimi millimetri in modo che così compensate un pochettino, o un altro metodo è che consiglio, non consiglio, questo non so, decidetelo voi, potete provare anche nei negozi, sono dei classici anelli distanziali che vengono messi fra, appunto il sensore distanziale e poi c'è praticamente l'anello, questo di qui, e poi praticamente si montano dei classici obiettivi. Ora, questo perché si consiglia o non si consiglia? Intanto diminuite di molto il crop, mi pare che in questi distanziali, diminuiscono dello 0,75, una cosa del genere, quindi quasi l'1, che già in una PSC fa molto. Però perché, diciamo molte volte non si consiglia? Intanto se vi dovete acquistare, dovete acquistare veramente degli anelli distanziali che siano veramente, veramente professionali. Dopodiché noi stiamo proprio mettendo nel mezzo, in the middle, stiamo mettendo quindi fra il sensore della fotocamera e il nostro obiettivo un altro specie di obiettivo, un altro vetro, quindi la risoluzione ovviamente andrà un pochettino ad abbassarsi. Quindi qui poi dovete decidere voi se nell'inquadratura effettivamente questo crop vi può dare fastidio oppure no. Quindi in questo caso potete anche optare per queste lenti, questi distanziali, questi anelli che praticamente vi diminuiscono molto il crop sulle APS-C. Ora voi magari sentendo questo dite: "Ma allora le APS-C non conviene comprarle, perché l'APS-C magari manca un pochettino di profondità, eccetera, eccetera". No, le APS-C vi posso garantire che a tutt'oggi sono delle macchine vendute, e vi posso dire che abbiamo parlato poc'anzi di FX, 30,
Voi immaginate mai che la Sony può dedicare una camera cinema, quindi di, veramente eleganza, di prestazioni altissime, ad un sensore APS-C? Eppure l'ha fatto, ha messo in vita parecchi anni fa la FX30. Quindi comunque Sony ha dedicato un APS-C come macchina cinema, quindi devo dire che l'APS-C costa infatti la metà di una full frame, quindi già i costi sono molto, molto ridotti, e in più comunque abbiamo dei costi anche molto ridotti per quanto riguarda gli obiettivi. Quindi già a livello economico ovviamente una PSC fa molto più gola, perché ovviamente i prezzi saranno molto più ridotti rispetto a una full frame. Poi sinceramente per chi sta iniziando ora a fare video, soprattutto anche su YouTube per riprendersi, andare a spendere soldi su una full frame che comunque costa assai, vedi per esempio la FX3 che costa intorno ai 4.000 €, dico che non è il caso andare a spendere tutti questi soldi, meglio andare a spendere la metà, intorno ai 2000-2100 per una buonissima camera che comunque vi ricordo è cinema, per esempio come la FX30. Comunque ci sono fotocamere full frame che costano anche sotto i 1000 €, vedi anche le altre Sony che sono uscite, e ci sono anche APS-C che costano anche dalle 400-500 €, quello che ovviamente per quanto uno spende poi avrà i risultati né in camera né nei video, quindi più spendiamo meglio sarà il risultato, meno spendiamo ovviamente meglio sarà, più brutto sarà il risultato finale. Quindi mi raccomando, avete capito bene, spero insomma di avervi fatto capire bene cos'è questo crop, non è altro che un taglio dell'immagine, ogni cosa noi già partiamo con uno zoom, quindi se dovete acquistare delle videocamere insomma fate molto caso a questo factory crop. Ciao a tutti.